Era da un po' che volevo portare video di questo tipo sul canale. Avevo pensato di cominciare a suo tempo con God of War Ragnarok, gioco che aspettavo praticamente da 4 anni, ma che purtroppo non mi è piaciuto quanto pensavo, quindi ho preferito rimandare, in attesa di un titolo che davvero catturasse la mia attenzione. Fortunatamente non ho dovuto attendere molto, perché è successo esattamente questo con Dredge, videogioco indipendente dello studio neozelandese Black Soul Games, incentrato su un pescatore che a bordo del proprio battello deve completare diverse missioni esplorando le misteriose acque di 5 arcipelaghi ben distinti, ciascuno con caratteristiche uniche. Prima di cominciare con la recensione, una doverosa premessa. Per chi non mi conoscesse, di solito su questo canale tratto principalmente film e serie TV, che sono la mia materia di studio. Non sono assolutamente un esperto di videogiochi, ho una certa esperienza perché gioco da quando ero piccolo, ma nulla di più. Non prendete quindi le mie parole come quelle di un critico. Il mio sarà semplicemente un racconto su quella che personalmente reputo una piccola perla indipendente, come non mi capitava di vedere dai tempi di Hollow Knight. Chi ha ascoltato la mia recensione della terza stagione di Love, Death and Robots sa perfettamente quanto mi piacciono le storie ambientate su una nave in mezzo al mare, soprattutto in epoche passate. È un tipo di situazione che trovo estremamente interessante. Infatti, nel caso riuscissi a fare il regista, spero davvero prima o poi di girare qualcosa con quel tipo di atmosfera. Quindi quando scorrendo su TikTok sono fortunosamente incappato in alcuni video su Dredge, non ho potuto far altro che informarmi immediatamente sul titolo. La mia attenzione è stata subito catturata dalla prima cosa che si può notare in un videogioco, la grafica. Uno stile di disegno minimalista, dai colori slavati, quasi acquerellosi, poco saturi e senza contrasti marcati, grazie ai quali vengono a crearsi scenari estremamente armoniosi per il nostro occhio. Un tipo d'animazione che potremo identificare attraverso il termine low poly, espressione usata per indicare i modelli 3D con un basso numero di poligoni, che appaiono di conseguenza poco dettagliati. Il mondo di Dredge viene rappresentato attraverso scenari visivamente pacati, in grado di instillare nel giocatore o nello spettatore un profondo sentimento di tranquillità. Vorremmo essere anche noi su quel piccolo peschereccio insieme al protagonista a rilassarci navigando in quelle acque. Il gameplay base sul quale Dredge viene costruito è tanto semplice quanto in grado di far entrare il giocatore in un loop dal quale difficilmente ci si riesce a staccare. Passiamo la maggior parte del tempo sulla nostra barca navigando in mezzo al mare, fermandoci in prossimità di zone di pesca contrassegnate da delle bolle sulla superficie. Ogni zona ha il suo tipo di pesce, quindi per procurarci specie diverse dovremo dirigerci in punti differenti. Dopo aver pescato completando un minigioco che può subire qualche variazione ma che si riduce sempre al premere un tasto nel momento giusto, dovremo mettere il pesce nella stiva, incastrandolo negli scomparti come una sorta di Tetris. Inizialmente la nostra imbarcazione sarà estremamente piccola e lenta. Vendendo il pescato e dragando relitti sul fondo del mare potremo guadagnare soldi e risorse che ci consentiranno di aggiungere motori, allargare la stiva e ottenere attrezzatura per pescare nuove tipologie di pesce. Ben presto il nostro peschereccio sarà in grado di affrontare il mare aperto, permettendoci di raggiungere ed esplorare nuove zone della mappa. Già questo basterebbe per dare vita ad un gioco semplice e funzionale, ma se fosse limitato solo a tali espedienti, Dredge non mi sarebbe entrato così tanto dentro. La parte più interessante è che tra quelle acque sono annidati molteplici pericoli e le profondità nascondono un mistero dal sapore Lovecraftiano che il giocatore avrà il piacere di scoprire nel corso della storia. Quel mare di giorno così tranquillo che sembra quasi invitarci a rilassare navigando tra le sue onde, di notte si trasforma in un ambiente inospitale e colmo di insidie che potrebbero portare il nostro pescatore alla follia, facendogli vedere cose che in realtà non esistono. Questo alone sinistro, che serpeggia costantemente nel mondo di Dredge, viene fatto avvertire al giocatore fin dalle battute iniziali, attraverso pochi dialoghi introduttivi con altri personaggi. Nel corso della nostra avventura ci capiterà di venire a contatto con numerosi e disparati individui, rappresentati visivamente sempre con quello stile low poly precedentemente descritto. Saranno loro ad affidarci missioni principali e secondarie. La cosa incredibile di questi incontri è che nonostante i personaggi non parlino e non siano nemmeno animati, riusciamo comunque ad avvertire fortemente la loro personalità. Merito dell'accuratezza nei disegni e del comparto sonoro, altro fattore importantissimo all'interno del gioco, senza il quale l'elemento più significativo di Dredge perderebbe gran parte della sua forza. Mi sto riferendo all'atmosfera. È l'atmosfera il vero protagonista di questo gioco.
Tutto in Dredge viene finalizzato all'instillare nel giocatore specifiche sensazioni, positive o negative che siano. Navigando tra le acque, esplorando le varie isole, grazie ai colori, ai disegni, alle fantastiche musiche e soprattutto ai rumori ambientali, ci sentiamo tranquilli e rilassati. Veniamo cullati dalle onde del mare, con il sibilo del motore in sottofondo e il gorgogliare delle creature marine sotto la superficie ad accompagnarci nel nostro viaggio, insieme al costante fischio del vento, visivamente rappresentato sempre in modo minimalista ma efficace. Ogni elemento su schermo risulta chiaro, pulito per il nostro occhio, non c'è confusione nell'ambiente. Per questo anche orientarci tra le varie isole risulta abbastanza facile, grazie sia al level design che alla furba trovata di mettere un faro al centro della mappa, visibile da qualunque distanza, in modo da avere sempre un punto di riferimento senza la necessità di dover continuamente aprire il menu. Se il giorno ha un impatto estremamente positivo sul giocatore, l'opposto accade invece di notte, ed è in questi momenti che il gioco arriva ad esprimere il suo massimo potenziale. La barca viene circondata da una misteriosa nebbia nella quale si annidano oscure creature. In mancanza della vista, l'orecchio del giocatore diventa teso, pronto a cogliere ogni minimo rumore che possa significare l'arrivo di un pericolo. In quei momenti i suoni che prima ci accompagnavano nel nostro spensierato viaggio assumono adesso un alone sinistro che ci tiene costantemente sulle spine. Il vento sibila tra le scogliere dando vita ad oscuri sussurri, la barca scricchiola minacciosamente sballottata tra le onde, il gorgogliare proveniente dagli abissi potrebbe essere il preludio di una creatura pronta ad attaccarci. L'ansia sale costantemente, la paranoia aumenta. Più tempo si trascorre in mare aperto di notte, più cresce la follia, non solo del pescatore, ma anche la nostra. Prima ho detto come in alcuni momenti vorremmo essere anche noi su quel peschereccio insieme al protagonista a rilassarci navigando tra quelle acque. Con il sopraggiungere dell'oscurità accadrà esattamente l'opposto. L'unico nostro desiderio sarà quello di aspettare l'alba al porto più vicino, mantenendo il nostro alter ego il più al sicuro possibile, tremando al pensiero di poterci ritrovare anche solo virtualmente in quel mare di follia. La soluzione potrebbe essere quella di uscire in barca esclusivamente di giorno e continuare a godersi la storia senza la componente ansiogena, ma non è così semplice. Prima di tutto perché si sa, in certe situazioni la curiosità diventa inarrestabile, è proprio quando non dovremmo fare qualcosa che non riusciamo a pensare ad altro, anche se per me questa regola non vale poi tanto, quando si tratta del mare divento un fifone allucinante, non avevo la minima intenzione di pescare di notte, però poi il gioco, per farti furbescamente vivere l'esperienza nella sua interezza, ti spinge alle uscite notturne, senza le quali sarebbe impossibile completare determinate missioni. Ma soprattutto in Dredge, ridurre il tutto a notte pericolo e giorno sicurezza sarebbe un grave errore. Senza fare spoiler, mi limito a dire che con il proseguire dell'avventura non tarderanno a mostrarsi minacce anche sotto la luce del sole, ma è indubbio che di notte queste aumentino a dismisura. A tal proposito diventa fondamentale la gestione del tempo. Lo scorrere delle ore avviene in modo molto particolare. Le lancette si muovono velocemente, ma solo quando ci spostiamo in barca o effettuiamo azioni come il dragaggio e la pesca. Se stiamo fermi in mezzo al mare o in un porto, a parlare con i personaggi, consultare la nostra enciclopedia o guardarci attorno con il binocolo, il tempo si congela. Questo espediente ci permette di gestire in modo estremamente accurato le uscite in mare, ma dobbiamo stare attenti a non perdere minuti preziosi dragando o pescando in punti scomodi, altrimenti potremmo ritrovarci in balia dell'oscurità lontani da uno dei moli sicuri, che troppo spesso rappresentano una vera e propria ancora di salvezza. Personalmente avevo acquistato Dredge con l'idea di avere un gioco rilassante con cui distrarmi durante le mie pause studio, e invece mi sono ritrovato davanti ad un titolo incredibile, in grado di catturarmi totalmente e farmi passare nell'arco di un secondo da una sensazione di totale relax al tenermi sulle spine con il cuore che batteva all'impazzata. Tuttora, nonostante conosca il gioco a memoria e sappia tutto ciò che può accadere, quando mi metto le cuffie e parto per solcare quei mari, dentro di me cresce sempre un'ansia allucinante, perché per quanto mi riguarda, Dredge è un'ottima rappresentazione del terrore più grande dell'essere umano, l'ignoto. Le persone non hanno paura del buio, ma di quello che vi si può celare. In mancanza della vista, il nostro cervello non può far altro che immaginarsi come davanti a noi si annidino le più orribili creature,
e ogni rumore si trasforma nella nostra mente in una conferma di quei timori. Dredge prende tale concetto e lo eleva all'ennesima potenza, aggiungendo un elemento profondamente disturbante: il mare. Immersi nell'acqua, in balia dell'oscurità e delle onde, il terrore aumenta a dismisura. I pericoli possono giungere da ogni dove, possono circondarci, possono essere esattamente sotto di noi e non abbiamo modo di scappare o salvarci, perché ci ritroviamo all'interno di un elemento a cui l'essere umano non appartiene. Spero di essere riuscito a trasmettervi con questo video almeno un decimo delle sensazioni che ho personalmente provato giocando questo titolo, che ovviamente vi straconsiglio di recuperare, tanto è disponibile su tutte le piattaforme, anche su Switch. Io ho preso la versione base per PC, a 2 spicci su Instant Gaming. Se vi interessa vi lascio il link in descrizione. L'ultima cosa di cui vorrei informarvi, necessaria nel caso vogliate acquistare Dredge, è che il gioco non è così longevo. Per completare la missione principale ci vorranno dalle 8 alle 10 ore, includendo l'esplorazione e le secondarie si arriva intorno alle 12-14, forse meno se non siete fifoni quanto lo sono io, che ho comunque impiegato 30 ore per completarlo al 100%, raccogliendo tutti i trofei. Non è poi moltissimo, ma neanche così poco. Visto il costo a dir poco esiguo se comparato a quello che offre il titolo, l'investimento è assolutamente ripagato. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi è piaciuta, magari potrei portarne su altri giochi e se siete interessati a Dredge in particolare, potrei pubblicare un secondo episodio nel quale racconto la storia nel dettaglio, visto che all'interno dell'opera i pezzi di questo misterioso puzzle vengono disseminati qui e là, ma mai spiegati con chiarezza. Non ne ho parlato nella recensione perché voglio che siate voi a scoprire questa vicenda senza sapere nulla, esattamente come è stato per me. Ricostruire gli avvenimenti è compito del giocatore, una scelta degli sviluppatori che ho estremamente apprezzato, soprattutto per il modo in cui tutto mi è stato narrato, che ha contribuito a rendere la mia esperienza infinitamente più suggestiva.